Oggi siamo col generale Vannacci per la famosa rubrica Porta un politico in metro. Eccoci. Perché oltre ad essere generale è anche un deputato europeo, però è un deputato. Certo. A maggior ragione potremo confrontarci con lui, essendo un generale con un'esperienza veramente forte, è stato incursore, ha guidato tante missioni eccetera e riesce a capire certe situazioni anche a livello di strategia, ma è anche un politico, cioè colui che a livello legislativo può cambiare le cose. Assolutamente, non è che nel metro non ci vada anche da solo, per cui la situazione la conosco. L'ho già descritta anche questa qua di Termini, ma oggi lo facciamo insieme e così le vedremo. Vediamo quelle piccole chicche che uno dice: ma davvero sono 30 anni che queste rubano? Davvero sono... Non si blocca! Vai, ce la fai, bravo! Dove vai, dove corri? A Sarchiapone! Che scappi? Non sei scegli tu, bravo, grandissimo! Stupido! Domenica c'è molto particolare con assenza delle forze dell'ordine perché c'è una minor quantità di presidio. La partita all'Olimpico, insomma oggi c'è un bel po' di gente in giro. Sì. Quando sanno che ci sono io scappano, escono proprio fuori perché loro hanno la paura di essere bruciati dal punto di vista di viso, perciò iniziano a essere riconosciuti. Mitigare il problema. Esatto. Mitigare il problema. Poi Sarebbe la verità bello è- risolverlo. certo. Sarebbe bello risolverlo. Però non essendo nelle nostre facoltà Lo so, cerchiamo di almeno- limitarlo. Almeno così si mitiga. Lei ha detto, si è espresso già tante volte, però il fenomeno borseggiatrici, chiamiamole quelle ormai, a Roma abbiamo stimato che sono 30 anni. Certo. Ci sono borseggiatrici che da 30 anni, una ragazza mi ha detto: guarda, io rubo dal 1987, che poi una ragazza, ormai è una donna, madre di 11 figli. Però dice: io sì, ho fatto in tutto 6-7 mesi di carcere, un po' di domiciliari, però ho sempre rubato. Il problema è che non è stata trovata una soluzione a livello legislativo, perché non è possibile che una persona campi oltraggiando quelle che sono le regole sociali e lo continui a fare, indisturbata. Questo è il problema. Che poi Sapendo dell'impunità, perché la cosa che spinge queste persone a continuare a fare la stessa cosa è l'impunità. Se sapessero invece che ci sono dei provvedimenti che non devono essere punitivi, ma che devono evitare alla persona di ledere a quella che è la società stessa. No? Chi lede la società deve essere messo in condizione di non nuocere. No, fai video a me, ma Ma è vero? Che? Che vuoi fare il video? Lei voleva fare il video. Sì, vuole far video. Perché vuoi essere messa in video? Perché io non sono sul vostro canale. Come ti chiami? Andra. Andra. E soluzioni ce ne possono essere tante, nessuno vuole mettere... Che è successo? Tutto a posto? Ho capito, sei te che stai lì nell'angolo, No, quello è il finto, è quello che fa le truffe, aspetta un po'. Ma che è successo? No, ho detto al signore, pensavo che era una turista, ho detto non mi riprendere, ciao, io mi segue. Ah, tu scusa, lavori qua, fa vedere? Ah, sei quello abusivo. Ah, infatti stavo a dire, era quello abusivo, dove stavo a dire? Questo è... Un finto controllore. Sì, questo fa le truffe, adesso mi sono ricordato chi è. Una volta l'abbiamo pure ripreso, mannaggia. Quindi ferma la gente con la scusa di controllare il biglietto. Sì, ai turisti, fa un sacco di truffe. Infatti stava fumando all'interno della metropolitana e si è arrabbiato perché è stato ripreso che fumava. E non solo fumava, fa anche le truffe. Tutto a posto? Ecco, stanno tutte qua, stanno tutte là. Le ladre. Sono ladri? Sì. perché? Non mi fai fumare. Vai. Vai, te lo dico. Dove va?
la metropolitana di Roma è la vera anarchia, ma in tutti i sensi. Si trova persone che mangiano, fumano, fanno i bisogni ovunque. Io mi sono fatto un po' di giri nella metropolitana di Bruxelles e non è certo rose e fiori. Devo dire che anche a Bruxelles a livello di sicurezza, però ci sono altri posti dove magari si sta sicuramente meglio, ci sono posti dove si sta anche peggio e noi dobbiamo evitare di arrivare a questi eccessi. Ci sono quartieri interi in Francia e in Belgio che sono al di fuori del controllo delle forze dell'ordine, dove non entrano. I ladri. Sì, c'erano le borseggiatrici, sono passate accanto. Vabbè, io parlavo di qua. E quindi è anche questo il bello di fare questa trasmissione, così almeno si vede e si tocca con mano qual è la realtà, problemi dobbiamo fronteggiare. Tanto che la gente si aspetta che trovi la soluzione. Ma la soluzione ne parlavamo prima, cioè bisogna capire che non si può continuare a rubare o a truffare e rimanere totalmente impuniti. La situazione la conosciamo in tanti. Dico semplicemente che ci deve pensare la questura, non ci sta Però se riprendendo. provano a si riprende derubarla, il lei che terzo. fa in quel caso? Se provano a derubarla? Ma se ammesso, Aspetta la questura. Ma vado a fare la mia regolare denuncia, punto e basta. Ma mentre E la se li derubano vedo che sono fa? la prima che grido ai borseggiatori. Ah, Sono la ok. prima. E noi a differenza Non di è lei che il caso. facciamo? Noi che facciamo a Ma differenza? vedi, su queste cose qua lei ci ha marciato in un po'. Che senso Ci marciato? marciate non Cioè po'. noi ci marciamo nel senso che Esatto. siccome ci sono i borseggiatori Quelli che là lo servono- raccontiamo, quelli là servono poco e niente. e li paghiamo. Ah, Poi? li paghiamo. Grazie. Ah sì, andiamo proprio bene. E poi signore aspetti, Ma lei che ci cosa- marciamo in che senso? Li Vabbè, inventiamo noi i guardi, borseggiatori? ma non importi, allora ho detto qui è la questura che deve intervenire, non deve entrare il Pinco Pallo, che come lei potrebbero esserci dei, è normale? A lei Sì, è pare normale, non a me si infrange pare. la legge. Volete sostituirli a Striscia? Va No, bene. assolutamente. Striscia è deputata, voi non credo proprio. È deputata a cosa? È deputata, Striscia è tutta un'altra cosa, Cioè? fa inchieste e fa servizi. Ah, ok. Ne Sì. faccio una risata. Se la faccia Ho paura risata. dei tamarri di Roma. Lei pensa... Perché offende la gente? Io non Nessuno le ha detto a lei che ne so, che sembra una befana? Lei perché dà del tamarro a un altro? Pensi lei, Perché è ignorante pensi la No, io le sto chiedendo, Pensi lei. lei dà signora del chiama la tamarro a una questura. persona, non è Pensi carino. lei, Ma non è pensi carino lei, dare del tamarro a una pensi persona, scusi Io ho generalizzato. No, lei ha non ho- guardato- Non mi sono guardato l'individuo. No. Comunque è un dato di fatto. Avete fatto dato di cosa? Che lei è fatto una cosa? befana o che lui è un tamarro? È un dato di fatto che la signora chiama la questura. Ma tanto non la deruberanno mai la signora. Difficilissimo, guarda. L'unica volta che ci hanno provato Scommette che si aspetta la deruba. La signora è forte e non viene derubata, tutte le persone anziane derubate Se dovranno... aspetta le faccio vedere come la Non me ne derubano. frega niente, ci deve pensare la questura, non lei, ha capito? Mi è chiaro il messaggio? No, non ci vi pensa. dovete sostituire la questura. Non ti devi Dobbiamo sostituire la sostituire alla Abbiamo questura. abbiamo un questore a Roma, ci dov'è? pensi? O un prefetto, non lei. Lo vede lei? Il Ma capo di... lo vede? Ma perché a lei cosa serve? Li fa sgamare? Fa il giro di tutte le Pensi, è finito sul Times questo problema, signora, Ma pensi? lasciate perdere. Signora, Un ma tamarro sul Times. sta cadendo il tavernello, stia attenta. Se guardi, cara signora, se guardi. Ma io la prima cosa che ho proposto, la più semplice, è applicare i DASPO per chi ha già rubato una volta. Applicare i DASPO e poi intervenire anche, io non dico di mandarli in carcere perché a No, volte è ci sono, inutile, è no, inutile, maggior parte però dei ci casi. sono delle pene alternative, si possono mandare a lavorare in fattoria, no, a produrre e soprattutto a ripagare i danni che hanno causato, perché il problema è che colui che subisce il danno non viene mai risarcito. Guardando qui all'interno di Sportelli abbiamo trovato una carta per il buoni pasto, una carta di credito oro, poi sto guardando. Altra roba però sta tutta seppellita perché purtroppo la gente è come un'altra. No, carta Visa, tra l'altro straniera. No, pieno. Aspetta, ferma. Una, due, documento, 3, altro documento, poi ce ne sono altri, sono seppelliti, comunque è pieno.
Tanti, servirebbero un paio di guanti, guarda che schifo. E invece così con il lavoro questi signori potrebbero risarcire i danni che hanno causato alle vittime della criminalità, i grandi assenti. Tutti chiedono pietà per tantissime persone, ma per le vittime della criminalità nessuno si adopera. Gridava, faceva e mi ha dato con i piedi in pancia. Non ti ha dato nessuno. Ma sì, hai visto il vigilante, non hai visto che lui è arrivato a parlare con quello arabo che ci lascia stare? Sì, che di notte il metro, io dopo ho andato fuori dal metro. Che là ci sono dei soldi a terra, Poi c'è un altro problema, noi paghiamo tantissimi guardie giurate, chiamiamole così, operatori eccetera, che non hanno nessuna facoltà all'interno della metro, neanche possono chiedere il biglietto. Un deterrente, E basta. noi ne abbiamo tanti, vedi, loro sono borse tranquille, state tranquille, vedete un attimo, c'è pure lei, guarda. Ecco, scappano tutti. Ormai le sanno, Venite lo un sanno. attimo, mica vi rapiniamo. Vediamo praticamente. Ormai si incontrano. Dalla mattina alla sera, sì. Di solito le bloccano loro per rubare. Ah. Sì. Perché con la scala bloccata, specie se una rimane all'inizio della scala, le due stanno dietro la vittima, quando si blocca la scala c'è un colpo e quello è il momento in cui puoi mettere la mano in qualsiasi tasca o in qualsiasi zaino. Quando vedi le scale bloccate vuol dire che ci hanno già provato. Il problema è che poi prima che arrivano gli operatori. Avete cambiato direzione 3 volte? Cioè, mal di testa? Poi l'ambulanza la chiamiamo, ti senti proprio bene? Sta a chiamare? Y si tú me quieres, ven pa' aquí te atreves. Dame esto lento, quiero sentir tu cuerpo. Volamos juntos, cuando estamos juntos. Pa' que hacemos el amor. Elegante, tutta roba, Insomma, tutta roba bella elegante, rimane. Questo giro è scriptato. una volta delle amiche vostre mi hanno aggredito, le volevo rincontrare, parlarci. Sempre qua se... Volevo porgere l'altra guancia. Mi conoscete? Ciao. Oh, ma quante volte penso che giornate. Ecco, guarda, pure quella con il Vista? pellicciotto c'era. Robaccia. Ah, mo si dividono, vai. Dove andate? Dov'è con gli occhiali da sole? Che buio! Che è successo? C'è di freddo? Mannaggia miseria! Dai, dai! Oh! Che ci fate qua? Sta via è pericolosa, ci sono i carabinieri, ragazze! Qua! Dovete parlare qui al citofono, ragazze. Qua al citofono. Ragazze, vi sta a parlare, No, perché hanno rubato la vaca. Sono ladre. Non lo so, hanno citofonato loro. Io gli stavo dietro. Dove andate? Oh, i carabinieri vi stanno a chiamare. Ragazzi, vi cercano i carabinieri. L'avete chiamati? Mo che fate? Ve ne andate? Vi cercano i carabinieri, vi vogliono parlare forse. Che dite? Oh, me ne siete andate? Occhio che la salita è faticosa. Questo è un altro dei luoghi dove rubano tantissimo, gli ascensori. Quando loro trovano persone con bagagli, eccetera, vengono qui all'ascensore. Tra l'altro qui è tutto disinfettato perché loro vengono a fare anche i bisogni qua. È proprio un classico. Bisogni, mangiano. E qua come rubano? Niente, si mettono dietro, si fanno il viaggio in ascensore che è molto stretto con chi ha i bagagli, eccetera. quindi mettono le mani. Sì, iniziano, ma li circondano proprio. Fanno finta di dare informazioni. Ma c'entriamo tutti nell'ascensore? C'entriamo tutti nell'ascensore?
E tanto sembri una mummia. Dove vai tu? Vieni, Eve. Dove andate voi? Tutte e tre? 4? Andiamo con loro, dai. Dai, mo ve rubo io. Mi fate vedere come funziona sta tecnica dell'ascensore? Dai, chiudi sta porta che loro devono aspettare. Scusa, io scendo. Scendi? Sì, vai. Entra o esci? Niente, hanno cambiato. Vai, come on. Pickpocket. Questa è una delle tratte peggiori perché da Termini porta nella direzione Barberini, Piazza di Spagna, perciò tutti i turisti convogliano qui. Flaminio. Spesso Barberini è una delle stazioni più pericolose. Peggiori? Sì. Patente svedese, tessera svedese, bancomat svedese, carta di credito svedese, carta di credito svedese, altra carta di credito e altra tessera. Faccia come Dai, io guarda. ti voglio pure bene, via qua, non te voglio, però mi devi dire, ma che cacchio fai sempre qua? Con lo zaino vuoto? Francese. Ma che lavori? Ti ho beccato io a rubare, dai. No, è l'unico che io ho beccato a Sì, rubare. è l'unico che viene a beccato il Fragrante. Che lavoro fai? Il cicalone. Pizzaiolo. Dice l'impasto della pizza, dai, veloce. Dai, come si fa la pizza? Ma cacco, l'unica pizza che conosce è quella che gli hanno dato, l'altra volta mi hanno beccato. Oh, veramente, dai, non rubare. Se poi ti insegno io a fare il pizzaiolo, andiamo a dare pizze, eh? Bello, dai. Non t'arrabbiare. Dai un bacetto. Sempre tranquillo, un saluto e speriamo di non rivederci, ok? Salutate il borseggiatore. Ciao! Quando dicevo che si va come in pattuglia, è così. Bisogna stare attenti, tasche sempre chiuse, guardarsi intorno, vedere gli eventuali pericoli, le eventuali vie di fuga, se qualcuno ti aggredisce da che parte puoi scappare. Questa è la realtà della metropolitana e qualcuno mi diceva di no. Invece no, invece bisogna essere estremamente attenti, soprattutto se non sei del luogo, soprattutto se non conosci, soprattutto se sei un turista e che arrivi a Roma e non ti aspetti di trovare una realtà di questo tipo. Però alcune categorie devono essere tutelate perché non Certo. sono in grado di fare questo. Certo che devono essere tutelate, assolutamente. Avete bloccata la porta per rubare, io l'ho visto, La tecnica vostra è questa. Iva, ti sei fatta pure i capelli da pin-up, te. Possibile sta cosa? Sì. Via fuori un ubriacone. Ah, io pensavo che avete rubato. No, non abbiamo rubato. Pure l'ubriachi mo vi riconosco. Ma che fate? Pure le chilometro alla gente voi? Dai, non ti puoi seguire, per favore. S'arrabbiano. Perché strana. Fa pure le chilometro lei, capito? Perché strana di lì. Che strilli? Che te strilli? Dio di non strillare. Iva, te conosce pure mia nonna fra un po' te. Sì. Mi chiede sempre come stai, Ivana? Mo col cappelletto non ti riconosce più nessuna. Fa. Superman con occhiali. Eh? Superman con Sì, occhiali. si mette il cappello, state attenti, Ragazzi, non borseggiate, mi raccomando. Fate attenzione. Tantissimo vengono proprio derubati, anziani, lo so. disabili, turisti anziani. È veramente una cosa che tanti dicono: ah, ma a me non mi è mai capitato di andare in metro e essere derubato o vederli. È normale, una statistica blanda proprio, a me non è mai capitato, sei grande, grosso, giri con la carta di credito, non sei un bersaglio appetibile. Ovviamente se ti guardi più avanti, vedi una signora che magari gira ancora col contante o l'oro addosso o tutta una serie di cose, è normale, e tu invece guardare la signora guardi il telefono, la statistica Magari è già fatta. È impacciata, no? Certo. Una con un bebé. Hai Iva? fatto- Iva, ah. una con un bebé. Ah, hai foto? Pero eran 5. 5. Nosotros las hemos seguido y ha venido la policía, se ha llevado una y nada. ¿Qué os han robado? ¿Cartera? Ah, Sì. conosco, Che sì. Che La cosa vuoi vanno preso? Portafoglio? Sì. La Ce l'è? cartera roja Ok. o marrón. Proviamo a prendere questa, vediamo se ci dirigiamo verso Barberini, stazione molto calda in questi giorni. Buonasera a lei, buonasera. Ciao Cicalone. Ciao. Invece bisogna ribaltare questa percezione, bisogna intervenire, soprattutto per questa tipologia di reati che sono quelli che affliggono il cittadino comune. E questa è la cosa assurda, no? Che poi chi vive nei quartieri alti
Chi vive in collina questo problema non lo sente, questo problema non lo percepisce neanche, invece il cittadino comune che va in metro e che deve frequentare questi posti, per lui diventa un inferno. E c'è una fazione politica che si schiera sempre a favore della criminalità, perché c'è da dire anche questo, che il problema per molti anni non ha voluto essere risolto, c'è il giustificazionismo, ovvero chi ruba non è più un criminale, ma è una vittima della società. E questo è il problema fondamentale, che dobbiamo cambiare totalmente, dobbiamo cambiare l'approccio culturale, dobbiamo cambiare l'approccio proprio di tutti i cittadini. Chi ruba è un criminale, come tale va trattato. Carte rubate. Sì. Ok, però vabbè, vuol dire che hanno svuotato qualche Certo, portafoglio, certo. eccetera. Questi solitamente li lasciamo lì, perché almeno chi ritorna indietro può ritrovarli. 5. Ah, ma sono loro. Cioè, loro fanno l'elemosina. Vedi, guarda pure. Cover dei telefoni. Sì, noi poi cerchiamo in giro, poi li ritrovano. Dove? Ah, eccole qua, guarda. Comunque completamente indisturbate, dovunque, si coprono. tranquille, proprio senza alcun timore di nulla. No, adesso non scendono perché ci siamo noi, o forse scendono più avanti e risalgono sulla prima dall'altra parte, che loro fanno i cambi veloci. Allora, da una parte la fortuna è che le zingare ormai vengono riconosciute abbastanza spesso. Il problema sono i sudamericani che invece sono difficilissimi a riconoscere, addirittura fanno finte famiglie, si vestono da lavoro, perciò con la divisa da lavoro, con la cartellina col curriculum dentro, finto ovviamente. Si sono evoluti. Si sono evoluti. Poi loro non hanno mai documenti con sé, ma usano un documento in foto che fanno vedere, che è un documento per 20 persone praticamente. Noi tante volte diciamo pure ai tutori dell'ordine, guardate che il documento così non va bene, c'è chi li prende e li porta al fotosegnalamento e c'è chi li lascia andare, che quella è un'altra cosa che è sbagliata. Io capisco che andare al fotosegnalamento possono volerci pure ore, però è un bel problema. No, ma loro non fanno i foto. No, loro fanno l'elemosina. Vedi pure come sono No, guarda, io un portafoglio intero sulla metropolitana. Eccolo, vedi. Sì, vedi. Devo dire hanno pure pulito perché qui trovavi tanti documenti. Oh, bello, ciao. Al limite il male minore. Ah, vedi, altra roba. Vedi, altra roba, cover, telefonini, portamonete, addirittura la foto. Incredibile. Questa è la realtà di quello che succede qua. Ed è giusto che lo sappiano tutti. Tu diffondi odio, tu diffondi odio, diffondete odio tra la gente, diffondete odio, razzismo, ignoranza. Tu sei ignorante, tu sei un povero ignorante. E qual è l'odio? Dai, diccelo. Lo vedo dai video. Lo vedi cosa vedi dai video? Sei un analfabeta funzionale, tu non capisci neanche quello che vedi. A chi ci aggrediscono ogni giorno. Signora, aiuta. Ma lei se tu prendi la metropolitana tutti i giorni, e mi è successo anche oggi, sei aggredito verbalmente, e crede che la soluzione è andare a questi policristiani e insultarli. Io li vedo la violenza. Qua sei tu che hai insultato. Sei tu che hai insultato. Scendiamo a Vittorio Emanuele, pure io ho da scendere qua. Di fronte a Termini quando passavo era pieno di questi qua la sera a bere, a ubriacarsi. Ma infatti no, di brutto, alla mattina trovavi 20 bottiglie là buttate, spaccate. L'ultimo omicidio che c'è stato a Termini è stato proprio una lite tra sudamericani per motivi futili. Loro hanno un budget, loro lavorano a 1000, 1500, 2000, 3000, esatto, al giorno, a persona. E c'è stato per esempio, mi ricordo che se ne parlò tra tutti i borseggiatori, uno di loro fece un colpo da 10.000 euro con un singolo passeggero che li aveva dentro lo zaino. Era talmente grande l'eco che è arrivato anche a noi. Perché io poi comunque parlo con loro, anche con alcuni borseggiatori, borseggiatrici. Loro meno di 500 non è neanche pensabile. Vuoi perché hanno un'economia, anche chi vive nella roulotte, no? Comunque se arriva a casa con meno di 500 euro si crea un problema. E poi lì anche la differenza è quella, per esempio, cioè, ci sono quelle che vengono mandate, tra virgolette, che è una tradizione famiglia. Ma devono essere 500 in liquidi o anche in oggetti? Prevalentemente liquidi. Gli oggetti per esempio loro... Telefonini, esatto, cose. loro per esempio hanno dove vanno a vendere i telefonini. E quindi lo fanno subito? Riciclano tutto velocemente, sì, dove vanno a vendere l'oro, se hanno trovato oro,
o tutta una serie di cose. È molto strutturato, meno strutturato per i zingari, molto più strutturato per i sudamericani. Io infatti quando dicevo attenzione che è un'organizzazione criminale, cioè loro i proventi li riimpiegano per altro, poi che possono essere case vacanza, che possono essere sostanze, che possono essere mille altre cose. È una cosa che va valutata bene come organizzazione criminale, hanno i capi. Il problema dei carabinieri che mettono questi in divisa sono: uno, giovanissimi, completamente inesperti; due, non conoscono i borseggiatori. Invece quelli in borghese ce ne sono certi che sono veramente, tu considera sì che li vedo, so proprio, conoscono tutti, vedono tutti, si appostano da tutti. Non li avevo visti io, perciò immagino quanto sono furtivi, bravissimi quelli. Vabbè, ma quelli, immagino che quelli in uniforme servono esclusivamente come deterrente. Perché si sa, ci sono e quindi si evitano. Molte persone non percepiscono quelli in borghese, cioè dicono ma non fa niente nessuno, in realtà stanno lavorando. Allora dice mandiamone qualcuno in divisa che almeno facciamo vedere che... È incinta, nessuno vuole far crescere o nascere un figlio in un carcere, però in un'azienda agricola perché no? Dove questa signora lavora e dove ripaga i danni a quelli a cui l'ha causati. Magari portandosi anche il marito, così lavora pure il marito. C'è proprio gente che ha il divieto di dimora nella città di Roma, divieto di dimora nella stazione, anche più settoriale, eccetera. Stanno tutti i santi giorni lì. Allora lì il discorso qual è? Gli addetti alla sicurezza lo sanno, ma non gli possono chiedere documenti se lo vedono entrare. La polizia lo sa, però poi che fanno? Lo devono fermare ogni volta. Lì la realtà è che andrebbe preso tutti i santi giorni, portato al commissariato, in caserma, tenuto ore e ore, perché comunque fai tutti i controlli, perché lo riallontani. Solo che è un costo. Tu immagini una pattuglia per portarlo, i militari che lo devono tenere, prenderlo e riportarlo fuori. Cioè diventa assurda sta cosa. Però loro fanno così, gli danno come misura alternativa al carcere, divieto di dimora, obbligo di firma. Sì, però siamo sempre là col conto. La prima volta gli dai il divieto di dimora, poi se lui lo viola, qualche cosa di più grave gli devi dare, non puoi continuare a riportarlo sempre in giro. No, la cosa corretta è il lavoro. E poi il lavoro lontano da qua. E poi il lavoro porterebbe ulteriore lavoro anche per le persone civili, no? Perché poi a un certo punto inizia a prendere persone che sorveglino il lavoro o che insegnino il lavoro. Poi vuoi che magari dopo un anno di lavori questi imparano un mestiere e dicono finalmente ho trovato una cosa che mi piace. E poi il concetto di ripagare il danno fatto, che è una cosa che si è persa. Purtroppo questa è la cosa grave. Perché tanti non sanno che il carcere ha un costo anche per il detenuto, oltre che per noi contribuenti. Ogni detenuto è tenuto a pagare ogni giorno di carcere all'istituzione penitenziaria, che poi non lo paghino mai, è un altro discorso, però loro devono pagarlo. Oppure, come dicevamo, misure alternative di carcerazione ce ne sono tante, vanno incentivate, perché magari si può stare, tra virgolette, detenuti in una fattoria, ma lavorare in quella fattoria. Allora diventa sensata la cosa, perché tu c'hai una persona che sta imparando un mestiere. Uno dei fenomeni che si vede più spesso è che alcuni cittadini iniziano a reagire anche fuori, tra virgolette, le regole, no? Perché magari anche quando è un borseggiatore qualcuno capita che lo spinge fuori perché lo riconosce, qualcuno magari capita che gli urla parolacce contro, eccetera. Quello è frutto dell'esasperazione. È la disperazione, l'esasperazione delle persone, ma soprattutto è anche il fatto che queste persone magari le vedono per la terza, la quarta, la quinta volta e si rendono conto che non ci possono far nulla e quindi alla fine reagiscono male, perché sbagliano comunque, però è comprensibile questa reazione esasperata dei cittadini che magari vengono da una giornata di lavoro, magari si sono fatti il mazzo e magari nel metro rischiano poi di perdere quello che hanno guadagnato in una giornata in cui veramente hanno dato il massimo che potevano per portare a casa onestamente quanto a loro spetta. Io l'ho sempre detto, il criminale fa il criminale perché conviene fare il criminale, altrimenti farebbe altro. Se non convenisse fare il criminale, farebbe altro. E quindi, visto che comunque ruba, guadagna e rischia poco, continua a fare sto lavoro. Certo. Lavoro, tra virgolette, sì, questo atto criminale. Ma tanto si riempie di nuovo. Sì, cioè secondo te è normale che sta così nella città, la capitale? Sì, no, è oltre al fatto che faciliti i furti così, cioè, normale. Persone accalcate su una banchina piccolissima poi, perché la metro c'è una banchina ridicola, non è proporzionata al flusso di persone che ci vanno. Tranne qua che avete fatto il ceppo... C'hanno tutti paura. Come si chiama? Abbiamo fatto il vuoto.
Allora, oggi abbiamo visto una metro particolarmente amichevole per turisti, passeggeri, eccetera. Al di là della confusione, fanno capire che ci sono picchi di furti, di violenza anche, e poi ci sono momenti in cui le organizzazioni intelligenti decidono di fare la ritirata, che il nemico arriva e loro si ritirano. Non conviene più. Non conviene più. Hanno una strategia militare alla fine. Ma questo vuol dire che sono organizzati, che hanno le loro reti di allarme, che hanno la possibilità di reagire e di adattarsi. E questo le rende organizzazioni complesse, non sono più i disperati che vanno a rubare nel metro. Sono organizzazioni complesse, organizzate e che fondano la loro attività principale nell'atto criminale. E secondo lei potrebbe essere un'idea da lanciare anche per la magistratura, per chi si occupa di queste cose, di pensare di lavorare nella direzione di un'organizzazione criminale, non più del piccolo ladruncolo della metro che magari viene rilasciato sempre perché ha 1000 cavilli che lo aiutano? Assolutamente sì, sia di lavorare nell'ambito dell'organizzazione volta all'effettuazione di attività criminose, ma anche sulla recidività. No, non è possibile che una persona possa rubare costantemente, ripetutamente, senza poi subire alcuna pena e possa perpetrare lo stesso reato per un numero infinito di volte senza che gli succeda nulla. Poi, dicendo la spicciola, io li riconosco tutti, li saluto, li vedo tutti possibile i giorni. Che non lo sappiano? È possibile, esatto, che non c'è un sistema giuridico che permetta a un certo punto di abbiamo visto, siete entrati. Bisognerà fuori. lavorare su questo, bisognerà lavorare sulla tecnologia, bisognerà lavorare sul sistema giudiziario in modo tale da disarticolare totalmente questa rete criminale che si occupa di questa attività. Culturalmente iniziare con le persone, come dicevamo prima, che le difendono, a capire anche che è un bene comune, cioè la sicurezza non è un tema di destra né tantomeno un tema violento, è semplicemente una cosa comune per tutti e secondo me la sinistra, la destra, il centro, qualunque fazione politica dovrebbe lavorare insieme per quello. Ma è il bene più importante che ha una società, perché senza sicurezza non c'è niente. Allora, intanto grazie a questo giro che ringrazieranno sicuramente di più i passeggeri perché oggi sono spariti i borseggiatori grazie alla sua presenza. Spero che siano contenti, spero che siano felici e contenti. Il generale Vannacci perché oggi la metropolitana era completamente borseggiatori free. Si sono sparsi la voce. Si sono sparsi la voce e sono usciti tutti quanti perché hanno pensato già Cicalone ci rompe le scatole, figuriamoci in generale. Allora vi salutiamo e ci vediamo presto. Ciao. Ciao.